Dal paese in cui sono nato, l'Italia, la Russia sembra un pianeta lontano, lontano. Dell'Ucraina non si è sentito parlare fino alla rivoluzione arancione, una rivoluzione pittoresca, simpatica, fotogenica, come Yulia Tymoshenko. Quanto al Donbass, la gran maggioranza degli italiani non saprebbe dove cercarlo sull'Atlante. Per me, invece, la Russia, l'Ucraina, il Donbass non sono solo materie di studio dagli anni dell'università, ma ormai fanno parte di me, della mia vita. Ho viaggiato parecchio. Oggi posso dire come Majakovskij: puoi dimenticare Londra, New York e Parigi, ma la terra con cui hai condiviso fame e freddo non la potrai dimenticare. Così eccomi di nuovo in Donbass. Non c'è niente di speciale da vedere. Non è un paese di villeggiatura. È una terra da sfruttare, ferro, carbone, acciaio, ovunque industrie, fumaioli, miniere. Ma il vero tesoro del Donbass non è sottoterra. È la gente che ci vive e non è un bene commerciabile. Se De Sica fosse passato di qua, avrebbe girato L'oro di Donetsk. Nel film di De Sica c'è un episodio, il funerale di un bambino. In Donbass, all'inizio della guerra, nei primi 2 anni, ne sono morti 126. La vittima più piccola, Kira, aveva solo 10 mesi. La madre, Cristina, l'aveva portata a spasso nel parco. Era di domenica, il 27 luglio 2014. Una bella giornata di sole. Una granata le ha uccise entrambe. Cristina è diventata un'icona. La chiamano la Madonna di Gorlovka. Alcuni anni, circa 3 o 4 anni, non ho passato ogni Capodanno con la mia famiglia come le persone normali. Raccoglievo gli aiuti umanitari e andavamo negli ospedali, negli orfanotrofi, nelle case di cura e consegnavamo i regali di Natale. Il fatto è che in realtà le persone lì sono così abbandonate, si sentono così inutili per chiunque, che anche questo sacchetto di caramelle è una gioia incredibile per loro, perché fa sentire loro il legame con la Russia. Что даже вот этот кулек с конфетами для них невероятная радость, потому что они чувствуют свою связь с Россией. Я работаю с детьми, которые получили ранения во время войны. Lavoro con i bambini che sono stati feriti durante la guerra ed è una delle condizioni più difficili sul piano psicologico. Sai, quando ad un bambino manca un braccio, o è cieco, o è paraplegico, magari perché gli sono piovute bombe nel cortile, sono esplose davanti ai suoi occhi e gli hanno ucciso i genitori, naturalmente sono bambini particolari. Sono quelli che vivono sulla linea di confine, continuamente sotto tiro. Per esempio, dove siamo stati una volta in una scuola, i bambini a Capodanno non sono venuti. È una scuola molto grande, con 1 migliaio circa di allievi. La scuola è proprio in prima linea e c'è un cecchino che spara sui bambini quando vanno a scuola. In effetti ci sono state delle vittime, sono morti anche genitori che accompagnavano i figli a scuola. Ci sono 200 metri fino alla prima linea, ti trovi allo scoperto su questa strada. Ma i bambini, diciamo, non vanno dritti, ci girano intorno, entrano dal retro. Quando eravamo nella scuola, una bambina mi stava accanto. Le dico: cosa vorresti? Sono la fanciulla delle nevi. Cosa vorresti per l'anno nuovo? Lei dice: una bambola. Ho detto: che cos'è quella cosa che avete in fondo al corridoio? Lei dice: vieni, ti faccio vedere, è il nostro bunker. Io le dico: che cosa vuoi dire? Lei dice: vieni, ti faccio vedere. E così questa ragazzina di prima o seconda elementare mi fa: qui è dove ci nascondiamo. Io le dico: da cosa vi nascondete? Dalla morte. Cioè,
La distanza tra la vita e la morte per loro è così breve. Ecco in che tempi siamo. E quando possono morire anche bambini così piccoli, per loro sembra quasi naturale. Qui è dove ci nascondiamo dalla morte, sotto scala con pochi gradini. E quando ti rendi conto che ti può dire cose del genere una creaturina che ha una propria vita, i propri sogni e ha magari dei progetti, ma vive sapendo che là si nasconderà dalla morte. Oppure, mentre sta andando a scuola, può piovere una bomba e la sua vita finirà. Non ne possiamo più. Leggiamo le notizie su quanti droni volano, quanti carri armati ci sono in tutto e così via. Non so come finirà, cosa succederà, so soltanto che non ne possiamo più. Siamo stanchi della guerra, i bambini sono stanchi, nessuno ci sta più con la testa. Immaginatevi che gran parte della popolazione, in prevalenza gli uomini, stia morendo, si tengono tutto dentro e muoiono. L'ultima volta ne ho parlato con i miei amici, ho detto loro che ho un senso di oppressione. È come se voi foste in una palude fino agli occhi, nelle sabbie mobili. Gli occhi sono ancora vivi, ma tutto il resto muore, perché capiscono costantemente che loro o i loro parenti, adesso o in un altro momento, prima o poi, qui o altrove, possono semplicemente cessare di esistere, all'improvviso. E non per un incidente stradale o altro, semplicemente li ammazzeranno. E in questo stato si trovano già da 8 anni ed è terribile sul piano psicologico. E vivono tutti così, non c'è una sola famiglia lì dove non è morto nessuno, né qualche parente. Per esempio, mi ricordo che sono stata in una città, non so più quale precisamente, e mi hanno detto che c'era un bambino rimasto orfano. Gli chiedo che è successo. Dice, un cecchino ha fatto fuori il vicino. E poi la mamma è andata al funerale e il cecchino ha fatto fuori anche lei. Fatta fuori significa uccisa di proposito, vale a dire un cecchino si stava esercitando sulle persone in piedi al funerale. Chiaramente il cecchino veda bene su chi sta sparando, non ci possono essere sbagli. C'è la bara, la gente in piedi e la madre è una donna normale, non è in uniforme. Succede molto spesso sulla linea del fronte. I cecchini si allenano sulle persone, proiettili da tutte le parti, un bombardamento di artiglieria vicino a Scirocchino. Stiamo camminando sul sentiero e c'è il mare a destra e alcune case sulla spiaggia a sinistra e all'improvviso da dietro una casetta spuca fuori un bambino, un ragazzino magrolino stracarico di roba. Ha una mitragliatrice sotto la cartucciera, addosso ha un arsenale di tutto quello che si può, le granate per esempio appese come collane, ma con tutto ciò si vede che è un ragazzino. Non ho capito chi fosse, mi sono presa un coccolone, nemmeno il bombardamento mi ha spaventato così, aveva una faccia, insomma mi ha fatto prendere un colpo. Gli dico, e tu chi sei? Sono teschio, questa è la mia zona, non passate di qua, il terreno è minato, qua intorno ho messo mine dappertutto, non venite di qua, passate laggiù. Ho detto, da dove vieni ragazzo? Da Donetsk, sto combattendo qui. All'epoca avrà avuto 17 anni, quindi era nel 2016 e combatteva già nel 2014. E i bambini sono tutti diversi, i combattenti sono coraggiosi, ma i bambini sono intemerati, non hanno paura della morte. Sono soprattutto gli adulti ad avere paura della morte, perché capiscono cos'è. Mentre i bambini, ve l'ho detto che vanno in cantina, aspettano che la morte se ne vada. Anche i bambini crescono in fretta. L'innocenza qua giù è un pericolo. E per la felicità non è il momento. Andrei Saveliev, nato a Kiev, aveva 16 anni quando sono scoppiati i tumulti di Maidan. Si è arruolato tra i volontari di Igor Streltsov. Il ragazzino è diventato un istruttore di reclute che avevano 40-50 anni. Ciò che lo ha cambiato
è stata la scoperta di avere un compagno invisibile che ti segue ovunque. La morte. Sangue, scene orribili, un cadavere senza testa, i corpi tranciati dalle mine antiuomo. Tutto ciò era per me la vita quotidiana, si trattava del mio lavoro. Bisognava trasportare queste persone all'obitorio. Certamente, quando adesso rivivo di nuovo questi eventi, anni dopo, mi rendo conto di quanto sia stato spaventoso e orribile. Ma allora lo percepivi in altro modo. Probabilmente c'era una barriera protettiva che non faceva uscire le emozioni. Se dovesse succedere ancora che ci sia bisogno di aiuto, penso che valga la pena andarci. Quale che sia la condizione di vita in cui ti trovi, mette conto andare dove serve il tuo aiuto. E la guerra mi ha anche insegnato, naturalmente, a pensare alla morte, perché la guerra avvicina molto alla morte. In tempo di pace la gente non ne parla, raramente ci pensano, vivono e pensano di campare fino a 100 anni, o almeno fino a 70 anni. La guerra ti detta le sue regole, quando ti aspetti a ogni minuto che quello seguente non ci sarai più, ed è un'abitudine che ti rimane per il resto della vita. Credo che sia ancora così. Ci pensi ogni giorno che potresti morire. Mi sembra una buona abitudine, anche per chi non è stato in guerra. Auspico e consiglio di pensare alla morte ogni giorno, perché quando una persona ci pensa, fa un bilancio di tutta la sua vita e cerca di non fare qualcosa di stupido, cose sciocche e sconsiderate, che potrebbero macchiare la sua biografia. La morte non spaventa per ciò che troverai, bensì per ciò che lascerai, per gli sbagli e le sciocchezze che non potrai mai più correggere. Così la pensano qui, nel Donbass. L'importante è fare bene ciò che devi. Se poi muori, pazienza. Andrei mi ha dato da pensare. Indro Montanelli, dopo la sua prima visita nell'URSS, alla domanda su cosa ne pensasse, ha commentato: secondo me i russi sono la versione tragica degli italiani. Gli italiani sono la versione comica dei russi. Forse è per questo che il Donbass mi sembra così familiare. È la mia metà tragica. Parliamo lingue diverse, ma i pensieri sono gli stessi. Proviamo le stesse emozioni, lo stesso modo di vedere il mondo. Magari tutti i popoli del mondo sono solo varianti diverse di uno stesso popolo. Comunque, Andrei ha ragione. In Donbass, dovunque vai, dovunque ti trovi, senti che accanto a te c'è una presenza invisibile. Sai che la morte ti sta spiando e che bisogna tenersi sempre pronti. Ecco qua, da noi quasi tutti fanno così. Una borsa con tutti i documenti dentro e in caso di bombardamento devi scappare dove capita, afferri i documenti, ti metti i bambini sotto le braccia e corri. Tutto qua. Riassumendo, se per strada ti sorprende la pioggia, basta cercare un riparo. Se piovono granate, fa lo stesso. Se per caso una ti c'entra, bisogna avere i documenti per farsi riconoscere. Tutto qua. È a 500 metri di distanza Dzerzhinsk, è territorio ucraino. Qui siamo proprio sulla prima linea del fronte. Non è pericoloso vivere così vicino al fronte? Da noi alcuni sono saltati in aria il 1° maggio perché erano andati per funghi. Sono saltati in aria, rimasti in vita ma senza gambe. Prima una mina ha staccato un piede al marito. Sono vietate dalle convenzioni. Sono ordigni a forma di rana. Il marito ci è capitato sopra e gli ha strappato il piede. La moglie gli si è accostata per tirarlo via ed è toccato anche a lei. Vivere al fronte significa tenersi in bilico su una corda che oscilla in continuazione. Il nemico non si vede, ma si sente. Può avanzare di soppiatto durante la notte e minare il terreno, tastare il punto debole con attacchi improvvisi. Svetlana è la nonna di Darina. Darina adesso è un adolescente, ma all'inizio della guerra, 8 anni fa, era ancora una bambina.
Prima ha perso il padre, poi la madre, poi ha perso il sorriso. Nessuno riesce più a farla sorridere. Talvolta, per farti un piacere, tira sugli angoli delle labbra, ma dura solo qualche secondo ed è ancora più triste. I genitori di Darina stavano ristrutturando casa, quindi è venuta a stare da me. Insieme a mia figlia sono andati a fare una passeggiata e proprio in quel momento è iniziato il temporale. Ancora non pioveva, ma c'erano dei tuoni molto forti. Sono tornate a casa di corsa. Pensavano che fosse un bombardamento. Darinka si è completamente paralizzata nel corridoio, bianca come la parete, sull'attenti, impietrita. Allora ho capito. Gli ho detto: Darinochka, è un temporale, verrà giù uno scrullone, sono solo fulmini. Eccoci nella scuola numero 6 di Gorlovka. È ora di ricreazione. Tutta la classe è uscita fuori dell'aula, eccetto Darina. Facciamo piano, perché non si spaventi e voli via. Futuro, meraviglioso futuro. Non essere troppo crudele con me. Questo dice la canzone. Un vecchio film sovietico. Una bambina venuta dal futuro compare nella classe di una scuola di Mosca. Adesso sappiamo cosa c'è nel cuore chiuso di Darina. Vladik era in classe con Darina. Una sera, mentre lui e i genitori stavano cenando, una bomba ha sfondato il tetto ed è esplosa nella sala da pranzo. La madre è sparita sotto le macerie. A Vladik una scheggia ha perforato l'occhio e si è conficcata nella testa. Al padre un'altra scheggia ha tranciato un dito. Fanno 4 anni dalla nostra tragedia. La nostra casa è stata colpita da una granata dal lato ucraino, direttamente nel salone. Noi eravamo dentro. Mia moglie aveva 29 anni, è morta sul colpo. Mio figlio è stato ferito gravemente alla testa, un trauma cranico aperto, con danni cerebrali e fratture multiple. Quando l'ho trovato era talmente inzuppato di sangue che non sapevo neppure come raccoglierlo. L'ho caricato di corsa nella macchina e si è precipitato all'ospedale. Lo hanno salvato per miracolo. Il soffitto, attraverso il tetto. Era a doppia carica, in 2 parti. Come hanno spiegato, la prima parte esplode al primo impatto, la seconda parte al secondo impatto e c'è l'esplosione. È un ordigno micidiale. No, non sono svenuto. Ero nel salone. Di colpo piomba dentro la bomba. Mi scaraventa per terra. Poi papà mi ha trascinato sulla veranda, urlando che l'ambulanza non arrivava e non sarebbero venuti, perché c'era il bombardamento. La gente accorreva dalla strada. Uno ha detto che qualcuno aveva 2 auto parcheggiate nel suo cortile in quel momento. Ha detto che bisognava partire perché l'ambulanza non sarebbe venuta. Ero sul tavolo operatorio. Mi sono risvegliato a Kalinina, Donetsk. Sono stato a Mosca di recente e la gente lì ti chiede: ma che c'è davvero una guerra? A certe domande non sai che rispondere. Non ci sono parole. No, stiamo solo giocando alla guerra. A Mosca gli hanno impiantato un occhio di vetro. Aveva bisogno di cambiarlo una volta l'anno. Il padre ha fatto salti mortali per guadagnare i rubli necessari e portarlo alla clinica di Mosca, fino a che il cuore gli ha retto. 2 anni fa ha avuto un infarto e Vladik è rimasto solo, ma non del tutto. L'intera scuola numero 6 di Gorlovka gli si è stretta accanto e l'associazione Aiutateci a salvare i bambini di Rovereto ha lanciato una raccolta fondi per ricostruirgli la casa. Da tempo il mio paese non mi dà molte occasioni per esserne fiero. Il mio popolo sì.
Una volta c'era lavoro. Una Una volta c'era un lavoro. I bambini andavano a scuola, normalmente. Ora con la guerra hanno spostato i bambini più vicino, così vanno a piedi. Non danno più soldo per i bambini, non pagano gli assegni familiari. 3 bambini e non pagano un soldo. Mio marito adesso combatte in prima linea. Lavorava come minatore. Ora le miniere hanno chiuso, non c'è lavoro. Ci sono i figli da proteggere. Le cose stanno così. Aspettiamo papà, preghiamo quando va di turno, perché ritorni a casa e perché quegli altri se ne vadano. Le cose stanno così. Tutte le miniere funzionano e tutti i minatori lavorano. Che dire, combattiamo. Questo adesso lo chiamano lavoro. Prima si chiamava guerra, ora è lavoro. Perché non riescono a batterci da 8 anni? Io non combatto per soldi, combatto per un'idea. Sono stato ferito, ho subito un trauma cranico e sto ancora combattendo. Ci sono anche persone senza gambe, con le stampelle, che vengono lo stesso al fronte a combattere. Perché noi siamo qui per un'idea, non per i soldi. Il nemico è venuto qui solo per fare soldi, non vuole morire. Vuole solo fare quattrini. Vedi la differenza? Per i bambini del Donbass. Non per i miei figli, non per la mia famiglia, non per la mia casa, neppure per un ideale politico e nemmeno per la patria. Per cosa, allora, mette conto riporre il piccone, imbracciare il fucile e andare al fronte? Per i bambini del Donbass. Vi siete mai chiesti cos'è l'infanzia? Per molti è l'età dell'innocenza perduta, un passato felice, da ricordare con nostalgia, come i biscottini di Proust. No, signore, in Donbass l'infanzia non è un passato da ricordare, è un futuro da difendere. Per questo i minatori sono usciti dal sottosuolo, neri di carbone, come un'armata di ombre. Quelli che vivevano con me in periferia, che non sono collegati al teatro, se ne sono andati, proprio a causa della guerra. Certo che fa paura. Mio padre ha detto che la sua casa non la lasceremo. L'ha costruita lui stesso, con i suoi genitori. Siamo tornati appena ci hanno detto che le classi di balletto sarebbero ricominciate. Quel periodo era come se la guerra non ci fosse. Solo quando ci siamo trasferiti di nuovo in periferia ho sentito i miei genitori svegliarsi, discutere, sentivo gli spari, ma io di notte dormo sodo. A dire il vero, quando andavo al teatro mi dimenticavo di tutto. Сейчас я тоже с очень уважаемым педагогом занимаюсь. Но те 2 педагога, конечно, тоже для меня. Probabilmente le prime bombe sono cadute sulla nostra casa. Siamo scappati. Poi, appena siamo tornati, mi sono dimenticata di tutto. Ero solo felice di andare alle lezioni di balletto. Era il primo giorno della guerra, come dicono i miei genitori. La guerra è iniziata esattamente quando ci è piovuta in casa la prima bomba. Это было в первый день войны, как говорят мне родители, наверное, вот война началась ровно с того, как к нам в дом прилетело. Non so cosa fosse esattamente. Eravamo seduti, guardavamo la TV, io, mia sorella, mio nipote grande, papà e mamma, seduti tutti a casa. La solita atmosfera, c'era qualcosa in TV, niente di che. Mia sorella ha deciso di andare a chiudere la porta perché in casa cominciava a fare freschetto. Va a chiudere la porta e vede pezzi di casa che schizzano via. Comincia ad urlare e noi tutti corriamo. Mi limito a guardare la casa che crolla.
вот это вот от нашего дома. Presi Она, in как pieno. начинает кричать, мы все бежим, я просто смотрю, как вот тупо дом рушится. L'altro nipotino Попали. era molto piccolo Моему племяннику all'epoca. вообще тогда In было quel очень momento мало, он stava спал в это dormendo время al на primo втором piano, этаже в nel suo кровати. letto. И попали в это окно, короче, он спал возле окна, и вот над окном попали, то есть, а он вообще маленький. Hanno там моя beccato proprio сестра quella вообще finestra, побежала, у нее sopra la была cornice. истерика, и мы бежали Lui stava через, dormendo lì ну accanto, как, ma per вот fortuna non gli рельсы è отводу, successo niente. вот мы бежали через них. Mia sorella è scappata, Да, era in мы preda побежали, all'isteria. потому что, Abbiamo это был attraversato di просто corsa i кошмар. binari Мне della это, ferrovia. Scappavamo да, come pazzi perché era un incubo. Женя, моя сестра, Siamo corsi al позвонила riparo. своей подружке, она жила немножко дальше от Genia, аэропорта, и mia мы вот через sorella, рельсы, telefonò через a это una мы sua amica бежали, che viveva и un там po' нас più взяли на lontano руки, потому что, ну, dall'aeroporto просто e родители siamo были в corsi шоке, все attraverso были в i шоке, binari. но мы как, мы остались Ci hanno там, preso in braccio perché i ночевали miei genitori достаточно erano долгое sotto время. shock. Tutti erano sotto shock. Taisia era una bambina più piccola del suo tutù quando ha cominciato a ballare. I suoi genitori sono semplici operai, vivono sulla linea del fronte, non hanno soldi sufficienti per la retta, ma ogni giorno la portano all'Accademia di Danza del Teatro di Donetsk su una vecchia automobile e tornano a riprenderla. Taisia non è solo una ballerina in erba, è un simbolo. Rappresenta un'idea senza parole, che si esprime respirando a fondo, allargando le braccia e sollevandosi sulle punte, come per spiccare un volo. Per i signori del denaro, la danza è forse la più inutile e inoffensiva delle arti, ma in queste condizioni richiede un coraggio indomito, è una sfida all'ultimo sangue. Figuratevi un popolo di operai e minatori che sacrifica gli ultimi spiccioli e rischia ogni giorno la vita affinché i suoi bambini conoscano un mondo superiore, un mondo dello spirito in cui l'arte e la bellezza siano al primo posto. Questo è Taisia. L'ultima parola spetta al presidente della Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin. All'inizio del conflitto armato, 91 bambini sono stati uccisi nella Repubblica Popolare di Donetsk. Nella Repubblica Popolare di Lugansk, come dichiarato dal capo della RPL, Leonid Ivanovich Pasyachnik, altri 35 bambini sono stati uccisi. Un totale di 126 bambini sono stati colpiti a morte. In tutto sono rimasti vittime, come risultato del conflitto, 268 bambini, 27 dei quali sono stati resi invalidi a seguito delle bombe lanciate dalle formazioni armate ucraine. Altri 58 bambini sono rimasti orfani. Hanno perso i loro genitori a causa dello stesso conflitto. Sono dati assolutamente spaventosi. L'infanzia distrutta è una tragedia che tocca tutti, personalmente. Sulla linea del fronte vive l'anziano Vladimir. La sua casa è un avamposto, quasi una trincea. Dall'inizio del conflitto è stata colpita 14 volte. Ma Vladimir ripara i danni e rimane al suo posto. Non è particolarmente bellicoso, alleva piccioni. Ne aveva più di 1000, ne sono rimaste poche decine, ma sono di quelli che non si spaventano alle cannonate. Tutto è andato in frantumi, tutte le finestre infrante. Una gioia che non ti dico. No, non vado da nessuna parte. Ora tutti mi dicono vai via, vattene da qui. Ma io non me ne vado da nessuna parte. Questa è la mia casa. Perché dovrei andarmene? L'ho costruita io stesso, con le mie mani. Prima ero un minatore.
Ma poi sono passato all'edilizia. Facciamo di tutto, anche robetta, per svernare. Bisogna tappare buchi e fessure, o rimani al freddo. E quindi è così. Viviamo come senza tetto. Prima tutto andava bene, alla grande. E adesso hanno bombardato più a nord. 3 feriti, 2 ragazzi. Hanno colpito la mia macchina. Ho pensato, ci siamo, abbiamo fatto il botto. I bombardamenti sono spaventosi quando cadono vicino, ma ci ha fatto l'abitudine. Tutti si sono abituati. Non ci fai più caso. Dalla città mi telefonano. Da dove tirano? Io dico che sono al calduccio, nella mia capannuccia. Se il nemico dovesse un giorno sfondare il fronte, non potrà conquistare questa casa. Dovrà girarci intorno. Cari compatrioti, spero di essere riuscito a mostrarvi come il Donbass non sia solo un angolo del pianeta in cui si svolge una guerra dimenticata che non ci riguarda. Anche il Donbass, come Taisia, è un simbolo. Ha un significato universale che ci tocca da vicino ed è perfino dentro ognuno di noi. Nei tempi oscuri che si appressano, il Donbass ci sia d'esempio.